Maserati. Un marchio associato alle corse. Un marchio legato ad alcune delle autostradali più performanti disponibili. Vetture che mettevano in evidenza il vero significato del lusso automobilistico. E proprio per questo, le loro auto erano fuori portata per la maggior parte delle persone, soprattutto in Italia, dove questi modelli con motori di grande cilindrata erano soggetti a pesanti tasse imposte già prima della crisi petrolifera dei primi anni 70. Per molti anni, quindi, Maserati ha avuto una presenza molto limitata nel proprio paese d'origine. Ma nel 1981 tutto questo sarebbe cambiato con il lancio della Maserati Biturbo. La Biturbo è stata la prima Maserati a essere posizionata a un prezzo più accessibile. Una decisione presa dal leggendario fondatore di De Tomaso, Alejandro De Tomaso. Quando acquisì il marchio Maserati nel 1976, il suo obiettivo era permettere a un numero maggiore di persone di possedere una Maserati, con un'attenzione particolare al mercato italiano. Per questo motivo, al momento del lancio della Maserati Biturbo nel 1981, venne resa disponibile un'opzione con motore V6 da 2 litri per il mercato italiano, evitando così la tassazione sui motori oltre i 2 litri. Tuttavia, a causa della cilindrata ridotta di questo V6, per ottenere prestazioni elevate si dovettero adottare altre soluzioni. In particolare l'utilizzo di un sistema biturbo. Il motore fu sviluppato quasi interamente dal leggendario Giulio Alfieri e venne lanciato esclusivamente in Italia. Si trattava di un V6 a 90 gradi da 2 litri, con 3 valvole per cilindro, alimentato da un unico carburatore Weber doppio corpo da 36 ml e dotato di 2 turbocompressori IKI per una potenza di 180 cavalli. E grazie alla carrozzeria progettata da Pierangelo Andreani, che pesava solo 1100 kg, la Biturbo poteva accelerare da 0 a 100 in appena 8 secondi. Con il suo cambio manuale ZF a 5 marce e la trazione posteriore, raggiungeva una velocità massima di 216, dati davvero impressionanti per l'epoca. A metà degli anni '80, la Biturbo aveva già iniziato ad espandere la sua accessibilità in altre parti del mondo, motivo per cui fu introdotta sul mercato versione da 2,5 litri del motore. Tuttavia, il focus sul modello da 2 litri per il mercato italiano rimase una priorità per Maserati. Infatti, nel 1983, venne lanciata in Italia e in Francia la Biturbo S2000, una versione altamente elaborata del modello iniziale, ora capace di erogare 200 cavalli. Ma questo non sarebbe stato a lungo il massimo della potenza per la Biturbo. Nel 1985 debuttò una nuova versione a iniezione del motore da 2 litri, che portava la potenza a 217 cavalli. Una nota a margine è che,
A partire dal 1985, tutti questi modelli furono resi disponibili anche in versione berlina, con il nome Biturbo, sostituito da 420, dove il 4 indicava il numero di porte, mentre il 2 e lo 0 rappresentavano la cilindrata. Nel 1988 il nome Biturbo venne abbandonato per i modelli coupé, sostituito da una numerazione che seguiva il sistema delle versioni a 4 porte. Nacque così la 222. Il primo 2 rappresentava il numero di porte, il secondo indicava la cilindrata di 2 litri, mentre il terzo segnalava che si trattava della seconda serie della Biturbo Coupé. La 222 Standard rimase invariata rispetto alla generazione precedente, ma venne introdotto un nuovo modello speciale esclusivo per il mercato italiano, chiamato 224V. Questo modello adottava una nuova configurazione con doppio albero a camme in testa, portando la potenza a 242 cavalli, permettendogli di competere con la nuova variante da 2,8 litri, destinata ai mercati di esportazione. All'inizio degli anni 90, l'Italia rimaneva il mercato più forte per la Maserati Biturbo, con nuovi modelli da 2 litri che continuavano a essere lanciati, accompagnati da un restyling. Dal 1984 la Maserati Biturbo era disponibile anche in versione Cabriolet Spider e nel 1991 lo stesso motore a doppio albero a camme in testa della 224V Coupé venne introdotto anche sulla Spider. Tuttavia, questa non fu la Maserati Biturbo da 2 litri più impressionante. Quel titolo spetta alla Ghibli Cup, un modello derivato dalle competizioni che riuscì a raggiungere una potenza di 325 cavalli, rendendolo il motore da 2 litri più potente mai montato su una Maserati Biturbo. La Maserati Biturbo potrebbe non essere una delle auto più rispettate nella storia del marchio. Era tristemente nota per i problemi di affidabilità che hanno compromesso gravemente la sua reputazione, oltre ad aver esteso la fama dell'Italia per la scarsa protezione dalla ruggine anche nel settore del lusso. Ma quando ti siedi dentro una di queste sportive, inizi a perdonarne i difetti e a capire quanto sia speciale. Con i suoi inserti in noce che decorano la plancia, i suoi sedili e pannelli in pelle imbottiti, disponibili in una varietà di colori vivaci, e un cruscotto semplice ma elegante, inizi a sentirti qualcuno di importante, in un'auto fatta per qualcuno di speciale. E in fondo, non è proprio questo il vero spirito Maserati? This is the man who drives a Maserati.